Gli antichi documenti, che sono arrivati fino ai nostri giorni, abbondano di descrizioni di combattimenti nello spazio, e in particolare nei cieli della nostra Terra. I resoconti sono stati usurpati dalle varie religioni, e quindi sono stati riadattati nel corso del tempo, ma le informazioni contenute in quei testi sono ancora a portata di mano. Tutti i testi sacri, in tutto il mondo, conservano dati storici utili, sono scritti in un linguaggio che noi non riusciamo più a riconoscere. Dobbiamo soltanto riuscire a leggere questi resoconti nel modo giusto. Da una corretta lettura di ogni parola, si può ricavare una storia molto coerente, anche se diversa dalla storia ufficiale. Benvenuti, esploratori della conoscenza e dell'indagine intellettuale. Questo è un invito a un viaggio che attraversa i confini della mente umana, guidati da Kat, un investigatore della saggezza e del potere intrinseco delle parole. L'abbagliante, intricata, rete delle informazioni e la creazione della realtà stanno per essere svelate, in un viaggio che cambierà la vostra prospettiva sulla conoscenza stessa. Kat, con mentalità riflessiva, ma con la vista acuta, ci conduce in un tour emozionante e coinvolgente, attraverso le sfaccettature nascoste della lingua, dell'informazione e della costruzione della realtà. Con un'analisi approfondita e una passione contagiosa, ci guida nel labirinto delle parole, rivelando il loro potere di manipolare, persuadere o addirittura controllare. Attraverso la lente dell'educazione e del rispetto critico verso le fonti, Kat rivela come il nostro percorso formativo plasmi la percezione del mondo e come un approccio acritico alle informazioni autorevoli possa limitare la nostra capacità di mettere in discussione ciò che ci viene presentato. E non è solo questo. Kat si addentra nelle profondità della conoscenza stessa, illuminando il continuo ciclo di domande e risposte, con le loro innumerevoli sfumature e interpretazioni. Le parole diventano strumenti, nelle mani di coloro che le padroneggiano, strumenti che vengono usati per manipolare e generare dissonanze nella società. Ma il viaggio non si ferma qui. L'analisi approfondita di Kat abbraccia il linguaggio antico, esplora simboli enigmatici e rivela connessioni intriganti con il mago di Oz. Oltre questo velo di mistero, emerge una critica del potere e dell'elite, distinguendo coloro che comandano veramente da quelli che sembrano essere semplici burattini nelle loro mani. Il percorso proposto da Kat non è solo teoria e analisi. È un invito a sperimentare un approccio aperto alla conoscenza, incoraggiando ad abbracciare la pluralità delle fonti e a guardare al passato per comprendere il presente e il futuro. Kat non si limita all'analisi, ma evidenzia anche i disallineamenti sociali, le disuguaglianze e le sfide ambientali che ci circondano, offrendo un ritratto articolato della realtà del mondo. L'approccio olistico di Kat, che vede ogni organismo o sistema nella sua interezza e non solo come composto da singole parti, invita a comprendere le varie sfaccettature del mondo e ad aprirsi alla ricerca di nuove connessioni e scoperte. Questa è solo la punta dell'iceberg della visione di Kat sul concetto di salto. Kat va oltre la superficie di una trasformazione esteriore, portando alla luce un processo interiore di consapevolezza e crescita, che viene paragonato alla metamorfosi della farfalla, in cui il bruco diventa crisalide, per poi emergere trasformato, regalando al mondo un meraviglioso spettacolo di colori e saggezza. E non è finita qui. I consigli, le citazioni e le riflessioni di Kat offrono un approccio rispettoso e aperto alla conoscenza e alla crescita personale. Kat non solo invita a porre domande, ma incoraggia anche a coltivare l'amore, l'empatia e ad abbracciare l'incertezza come parte integrante del viaggio dell'esistenza.
Questo viaggio con Kat non è solo un'esperienza di condivisione e riflessione profonda, ma è un invito a un'odissea personale, un'esplorazione delle connessioni umane, dei misteri della vita e della ricerca interiore del significato più profondo della nostra esistenza. Ciao! Benvenuto a Intro to Oz 4, il mago. Ti ringrazio per il tempo che mi vorrai dedicare. Questo video chiude e completa la serie dedicata ad Oz. Non vi voglio costringere a vedere per forza altri miei video, ma, in questo caso, vi devo dire che, per poter capire questo lavoro, sarebbe opportuno vedere prima il video 2 e il video 3. Sono consapevole del fatto che conoscete già, da altre fonti, gli argomenti di questa serie, in cui cerco di spiegare la battaglia tra luce ed oscurità, detto in modo telegrafico. Vi ho raccontato quello che io vedo quando guardo il mondo là fuori, un mondo pieno di maschere, tranelli, inganni, ipocrisia, indifferenza, egoismo, e vi ho detto che io ho dato un nome al mondo, visto attraverso i miei occhi, l'ho chiamato il mondo di Oz. So bene che YouTube ha milioni di canali che presentano lo stesso titolo. Ci sono siti in cui si dice che vi verrà offerta una risposta, e devo ammettere che io sono molto meno preparato di molti di questi YouTubers. Comunque, con una certa arroganza, mi presento a voi, non per darvi risposte, ma, al contrario, per condividere con voi i miei dubbi. E ora chiedo a te, sì, ti voglio fare una domanda. Per quale motivo sei qui? La risposta è che hai capito, molto bene, che c'è più di qualche cosa, nel sistema, che non va per il verso giusto. A me piace dire che ho notato che, in rete, ci sono tanti venditori di fumo, ma il fatto è che non è fumo buono, se riuscite a capire quello che intendo dire. Non mi considero migliore di altri YouTubers, anzi, io non sono neanche un YouTuber, vero, ma cerco di condividere, nei miei lavori, alcune informazioni che hanno la tendenza a passare inosservate, oppure vengono dimenticate, troppo in fretta, dagli spettatori. Inoltre presento alcune delle mie deduzioni, collego dei punti distanti tra loro. La gran parte di questo lavoro è basata su analogie e ipotesi che, spesso, traggono ispirazione dai film, o dai racconti delle favole, dalla mitologia. Questa è una condizione che rende estremamente difficile intavolare dei discorsi basati su prove ed evidenze di tipo concreto. Al fine di evitare dubbi in chi ascolta, devo dirvi che non voglio sostituire quella che potrebbe essere una mia visione di una brutta realtà con una bella fantascienza, no. Però dico che si possono usare gli esempi che ci offre Hollywood, come se fossero delle parabole. Parleremo del nemico, che io definisco spesso il mago di Oz. Chi è questo personaggio? Cosa è, in realtà? Per me è soltanto un nome, che io utilizzo volentieri, in quanto rispecchia molto fedelmente il modo in cui io vedo quelli che sono i padroni del mondo. Master of Puppet, Joker, burattinaio. Voi potete dare al nemico il nome che più vi piace. Adesso vi farò sentire il riassunto di una ricerca svolta dai servizi segreti americani nell'anno 2003. Una ricerca molto interessante. Sentite. Sono stati osservati effetti fisiologici in un soggetto umano, in risposta alla stimolazione della pelle con campi elettromagnetici deboli pulsati a determinate frequenze, vicine a mezzo Hz, oppure 2,4 Hz, in grado di eccitare una risonanza sensoriale. Molti monitor per computer e tubi televisivi, quando mostrano immagini pulsate, emettono campi elettromagnetici pulsati, di ampiezza sufficiente per causare tale eccitazione. È, quindi, possibile manipolare il sistema nervoso di un soggetto, mediante la pulsazione di immagini visualizzate su un monitor per computer o televisore, nelle vicinanze. Nel caso di quest'ultimo, la pulsazione dell'immagine può essere incorporata nel materiale del programma, o sovrapposta, modulando un flusso video, sia come segnale in radiofrequenza, che come segnale video.
L'immagine visualizzata su un monitor per computer può essere efficacemente pulsata da un semplice programma informatico. Per certi tipi di monitor possono essere generati campi elettromagnetici pulsati capaci di eccitare risonanze sensoriali in soggetti nelle vicinanze, anche se le immagini visualizzate sono pulsate con intensità subliminale. Avete sentito? Avete capito il contenuto di questo riassunto? Il testo che abbiamo sentito poco fa è libero, si può trovare in rete, senza censura. Questi sono i nostri governi, sempre disposti a venderci ai padroni, sempre pronti a condurre esperimenti che possono aumentare il controllo sui popoli. Altre volte, nel corso delle mie ricerche, mi è capitato di scaricare dati provenienti dalla CIA o da agenzie analoghe. Nella gran parte dei casi, in quei documenti, desecretati, ci sono sempre molte righe coperte da una banda nera, e quindi non si può leggere il contenuto. Mi viene da ridere, se penso che questa è la famosa libertà di informazione. A me sembra più la libertà di prendersi gioco del popolino da parte dei padroni. Tornando al discorso delle bande nere, che sono messe lì proprio per impedire la lettura, devo dire che, in questo brevetto, invece, non ci sono censure, tutto il testo si può leggere. Eppure, si tratta di un sistema d'armi. Questo mi ha fatto venire un pensiero, una domanda. Come mai il nemico permette che noi si possa, quantomeno, leggere quei dati? La prima risposta che mi è venuta in mente è che la tecnologia presentata in quei brevetti ormai è obsoleta. Il nemico è riuscito a creare una nuova trappola vibrazionale, come una ragnatela. Sapete cosa significa la sigla www? World Wide Web, sì, web. La ragnatela mondiale. Mi viene da pensare alla profezia degli indiani Hopi, quella che prevede un periodo in cui strade e sentieri saranno percorse da serpenti di ferro, che si muovono, veloci, sull'orizzonte. In realtà, le ragnatele che ci legano sono tante. Si può dire che ognuno di noi è intrappolato dentro una propria matassa, personale, invisibile. La nostra sensazione di mancanza di libertà è causata da centinaia di piccoli lacci, come quelli delle scarpe. Queste funi che ci legano non sono oggetti fisici, alcuni lo sono, ma per la maggior parte si tratta di lacci psicologici, i quali, ad ogni nostro movimento, si stringono ancora di più intorno al nostro corpo. E ci fanno sentire quasi come Gulliver, quando è stato imprigionato dagli abitanti di Lilliput. Se avete visto gli altri video di questa serie, sapete che le parole costituiscono una delle armi più potenti di cui una creatura intelligente può disporre. Ciascuno degli insegnamenti che abbiamo ricevuto attraverso la presunta educazione è, in realtà, uno spell, un incantesimo. Un incantesimo, uno spell, un insegnamento e tante altre parole analoghe si possono ricondurre tutte al concetto di programma, esattamente come i programmi informatici, quelli che, oggi, vengono chiamati apps. E infatti si tratta proprio di applicazioni, create da parte di chi detiene il potere, e distribuite alle masse come istruzione. L'essere umano riceve, a partire dal momento della sua nascita, un ammaestramento, che inizialmente è gestito dalla famiglia, e con il passare del tempo viene sempre più delegato alle varie istituzioni, come la scuola, e tutte le altre strutture educative. L'essere umano impara presto ad avere una impostazione psichica che lo porta a creare percorsi mentali, a volte, contorti. Uno dei percorsi mentali più rilevanti, e anche più pericolosi, in quanto comincia già nella psiche ancora acerba del bambino, è il seguente. Quando il bambino si trova davanti a qualcosa che non conosce, il suo primo istinto lo porta ad esaminare personalmente, per capire di cosa si tratti. Quando il bambino non riesce a trovare da sé una risposta, a quel punto, chiede spiegazioni, solitamente, a qualcuno più grande di lui. È un processo naturale. Questo meccanismo viene sabotato da un principio molto semplice, che io definisco: il rispetto per la uniforme. Il sabotaggio consiste nel semplice fatto che ci viene insegnato a pensare che,
se una risposta ad una nostra domanda proviene da una fonte, per noi, autorevole, allora quella risposta sarà catalogata, nel nostro cervello, come risposta giusta. Per capirci, nella nostra testa, la risposta completa sarà più o meno la seguente. Se lo ha detto il dottore, allora è giusto, oppure se lo ha detto il professore, allora è giusto. Riuscite a capire le implicazioni di questo primo programma? Per incominciare, significa che crederemo vera l'informazione che abbiamo acquisito. In secondo luogo, proprio per il motivo che non abbiamo più dubbi, non ci faremo più la stessa domanda una seconda volta. Vediamo meglio cosa comportano questi due punti. Primo, siamo sicuri che chi ci dà le risposte ci voglia veramente aiutare. Io sono del parere che in una mente sana non ci sia posto per l'inganno o per la menzogna, tranne che in casi particolari. Secondo, siamo sicuri che esista solamente una risposta alla nostra domanda. Personalmente, per quanto riguarda il concetto di domande, io ho dentro di me una dinamo. Cioè, nella dinamo elettrica, più la ruota gira e più energia viene prodotta. Similmente, nella mia testa, quando riesco a rispondere ad alcune mie domande, le nuove domande aumentano. Per esperienza personale, ho imparato che, per ogni domanda, esistono almeno due risposte, una giusta ed una sbagliata. A queste due probabilità, però, dobbiamo aggiungere, nel mezzo, altre centinaia, forse migliaia, di possibili risposte. Sono quelle a cui non abbiamo pensato, sono quelle che non avremmo mai pensato ma che, comunque, esistono. Nel video 1, vi ho parlato di alcuni versi che ho letto nella Bibbia. Isaia 5, 20, 21. Efesini 6, 11, 17. Nel video 2 vi ho proposto l'esempio della storia di Babbo Natale e le relative deduzioni su chi siamo. Nel video 3 vi ho presentato, in maniera un po' maldestra, il palcoscenico su cui noi recitiamo le nostre vite. Mettete insieme tutte le informazioni che ho cercato di condividere con voi in questi video, e vi sarà semplice comprendere perché, secondo il mio parere, le parole vengono utilizzate dal nemico per creare disordini e discrepanze nella società. E per quale motivo ho deciso di chiamare con il nome di meccanismo l'insieme di interferenze che ci circonda, la ragione per cui chiamo i nemici dell'uomo con il nome di padroni. E ora parliamo del nemico, il mago di Oz. Vi ricordo che la mia vera passione è quella di rileggere le storie dai documenti antichi. Circa 20 anni fa mi sono imbattuto in una lingua ormai dimenticata, quasi sconosciuta, che ha conservato rari brandelli del passato, in alcuni poemi che, tra l'altro, sono poco noti al grande pubblico. Era una lingua parlata in tutta l'Europa continentale, nel Mediterraneo, Asia, India. Non sto parlando di quella lingua che è stata definita con il nome di indoeuropea, e non mi riferisco nemmeno al sanscrito. No, non vi posso fornire le prove. Ma, fino a qualche generazione fa, i popoli riuscivano a comunicare tra di loro in modo molto efficace, per il semplice motivo che quando parlavano, utilizzavano lo stesso linguaggio. Poi, all'improvviso, da un certo momento della nostra storia in poi, abbiamo i popoli, ciascuno con il proprio linguaggio. Non posso non pensare alla storia della Torre di Babele. Da centinaia di anni è in corso un'azione, a livello mondiale, che ha lo scopo di cancellare quel poco che si è conservato, di quella antica lingua, nella memoria delle persone comuni. Dietro, anzi, dentro questa lingua madre, si nascondono le risposte a tante domande del passato dell'uomo, della nostra vera storia. Non so bene per quale motivo, forse, per il modo in cui sono strutturate le mie sinapsi, ma io sono riuscito presto a padroneggiare il metodo di studio basato sulla lingua madre, questo è il nome che le ho dato. In questo mio video non avrei voluto presentare traduzioni, ma vi voglio spiegare per quale motivo ho scelto specificamente il nome, Mago di Oz. Vedrete che, se leggiamo le parole per quello che sono, non c'è nessuna magia. Vediamo. La parola, mago, che designa una persona che ha i poteri, ha conservato il senso originario del termine, in quanto mag significa potere, forza, autorità, capacità. Quindi, il mago è colui che ha i poteri, la forza. Il mago è quello che sa fare magie, è, cioè,
una persona in grado di capire i meccanismi dell'universo, è in grado di estrarne alcune conoscenze, ed è in grado di applicarle. Il mago di Oz. Cosa è il paese di Oz? Si tratta di un mondo in cui, come dice la canzone, proprio dietro l'arcobaleno, chi ne è capace può realizzare qualunque progetto. Questo è il mondo che viene descritto nelle favole. Cosa vuol dire Oz? A questo punto, è doveroso fare un piccolo chiarimento. In passato, le lettere all'interno delle parole erano più mobili rispetto a come lo sono oggi. Il termine corretto è interscambiabile. La parola Oz compare nei testi, scritta a volte Og, Uz, Ok, con la K, Ok, con la C. Oz è lo stesso di Ok. Abbiamo già visto questa parola nel video Oz 2. In realtà, la parola era Uk, con la U, e vi ho detto che ci troviamo davanti all'abbreviazione del nome dato in antichità alla costellazione di Ofiuco. Il mago di Oz, quindi, è in realtà una descrizione del nostro nemico e del suo luogo di origine. Se lo volessimo descrivere con parole che sono più moderne, invece di mago di Oz, potremmo dire il potente di Ofiuco, oppure il dominatore che viene dalla costellazione del serpente. Sto ancora studiando su questi temi, non sono riuscito a determinare da quale zona di Ofiuco arriva il mago, ma ci sono alcune coincidenze che mi hanno incuriosito. Per esempio, trovo che sia strano il fatto che nei testi antichi si parla di una divinità che è associata al serpente, che è spesso presentato come una figura negativa per l'essere umano. Sono convinto che ci sia una relazione fra le storie antiche e la storia del mago di Oz. Se adesso osserviamo l'analogia con il serpente, che nella cultura cristiana è chiamato l'ingannatore, mentre in altre tradizioni è visto come portatore di conoscenza, possiamo notare che entrambe le caratteristiche si possono applicare bene ad una eventuale creatura più antica dell'essere umano, forse di aspetto rettiliano, che sa bene cosa fare per ingannare le nostre percezioni. Questa descrizione si avvicina molto anche alla figura del trickster, una specie di divinità imbrogliona, un sabotatore cosmico. Per me, è impossibile dare un nome a quelle persone che veramente sono al vertice della piramide del potere, ma penso di poter affermare che chi ci comanda non fa i percorsi mentali che fanno gli esseri umani, e per questo motivo sono portato a pensare che i capi siano creature diverse dall'uomo. Se volete, posso dirvi che alcune famiglie, come i Rothschild, oppure i Walton, i Mars, i Koch, per citarne alcuni, detengono la stragrande maggioranza di industrie, di soldi, di terre e di risorse di questo nostro mondo. Se volete una lista più completa di questi nomi, andate su Wikipedia e scrivete lista delle famiglie più ricche nel mondo. Ho parlato di queste dinastie per dire che, sebbene a noi può sembrare che a comandare siano queste famiglie, in realtà, io penso che si tratti di burattini, anche se nuotano dentro a piscine piene d'oro. Questi personaggi sono quelli che io chiamo i padroni. Non sono loro a comandare, loro sono soltanto dei semplici mandriani, cowboys, che, seduti sui loro troni di metalli rari e pietre preziose, hanno la funzione di eseguire le disposizioni che vengono impartite, nell'ombra, dal nemico. Siamo appena entrati nell'anno 2024. Penso che questo anno sarà denso di battaglie contro l'essere umano, basate sul controllo psicologico. Penso che il nemico stia commettendo una serie di errori, e penso che, quest'anno, riusciremo a rispondere in modo adeguato agli attacchi che ci verranno sferrati sul piano spirituale. Vi ricordo che io non sono legato a nessun credo religioso, ma comunque, per motivi dovuti alle mie ricerche, ho letto alcune versioni della Bibbia, e sono del parere che, se vogliamo tentare di reagire, questa volta, dobbiamo cercare di utilizzare le armi giuste. Un consiglio ci arriva da Efesini 6:11. La nostra battaglia, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Sono tutte entità che hanno il potere di lanciare incantesimi. Voi sapete che ci si può liberare da un gran numero di questi incantesimi, quando si è in grado di riconoscerli. Per poter evadere da una prigione, prima, bisogna capire di trovarsi in una prigione. Non sono del parere che noi viviamo su un pianeta prigione. Penso piuttosto che noi viviamo in una parte del mondo che assomiglia di più ad una discarica. Penso anche che ci siano dei gruppi di persone, appartenenti ai vertici della società, che, invece, vivono in territori che sono ancora puliti,
zone di terra che sono sconosciute ed inaccessibili alle persone comuni, come vi ho già accennato negli altri video. Qualche giorno fa ho visto, per caso, che il 2024, secondo il calendario cinese, è l'anno del drago e il 2025 sarà l'anno del serpente. Vedo questo quasi come un presagio. Il drago ha in Cina un valore simbolico simile a quello che noi, in Europa, attribuiamo alla fenice. Rappresenta in qualche modo un nuovo inizio. Forse nel 2024 l'essere umano riuscirà a raggiungere l'obiettivo di arrivare alla massa critica, la 100ª scimmia. Tutto sta andando sempre più veloce, pensate alla vita di una canzone. Una canzone che viene prodotta oggi, fra 3 giorni sarà già vecchia, nessuno la ricorderà più. Tutto diventa sempre più complicato e sempre più costoso. 35 anni fa la vita era dura, esattamente come lo è adesso. Ma, se la vostra automobile, per esempio, dava segni di avere dei problemi al motore, in meno di mezz'ora, lavorando un po' con una pinza ed un cacciavite a taglio, potevate farla ripartire. A costo zero. Al giorno d'oggi, anche per sostituire una lampadina dei fari anabbaglianti, si deve andare in una officina e stare lì per alcune ore. Questo può costare diverse centinaia di euro. Questa serie di video, dedicata al mago di Oz, costituisce un mio tentativo di chiarire qual è la filosofia del canale Cazzi Miei. Ho cercato di essere più breve possibile, e mi sono limitato ad esporre in maniera superficiale i vari argomenti, ma credo di avere trasmesso in modo chiaro quale sia la mia posizione in questo scacchiere. Lo dico in maniera diretta. 1. L'essere umano non ha la capacità di sviluppare una civiltà sana, per il motivo che ogni impresa dell'uomo viene inquinata da un'entità malvagia. 2. L'entità malvagia ha più memoria dell'uomo e la utilizza spietatamente, costruendo sempre nuove trappole per poter sfruttare a proprio vantaggio l'essere umano. 3. Le energie dell'uomo sono superiori alle energie del nemico, ma l'essere umano ha imparato che è una creatura debole e che è impossibile, per lui, poter competere contro i padroni. Cosa possiamo fare, noi, per reagire in maniera corretta? Forse, un buon inizio può essere quello di informarsi in maniera più approfondita e sentire diverse versioni riferite alla nostra ricerca. Poi, bisogna lasciare da parte ogni preconcetto e tentare di ascoltare il messaggio che ci viene trasmesso dai dati che andremo ad indagare. Quando esamino qualche dato, cerco di scoprire se, prima di me, altri studiosi hanno già affrontato l'argomento e, quindi, ne analizzo i lavori e le conclusioni. Molte volte, riunendo gli studi effettuati da ricercatori diversi, si può individuare una traccia che era sfuggita agli autori stessi. Arrivati a questo punto, posso dire di avere finito, ma vi faccio presente che la serie Oz, da 1 a 4, è soltanto un breve riassunto del capitolo introduttivo di un libro molto più consistente. Io lo chiamo il libro di Cazzi Miei. Gli argomenti che ho presentato in questi 4 video, oltre a dare una idea del sito, volevano essere degli apripista, degli spunti, che possono essere approfonditi, in base alle vostre interazioni. Se avete dubbi, o curiosità, riguardo qualche dato contenuto nei miei video, potete scrivere nei commenti. Mi piacerebbe chiudere questo lavoro con una frase che è stata pronunciata da un personaggio del mondo della stand-up comedy americana, tanti anni fa, quando la stand-up era un sinonimo di libero pensiero. Se ancora non lo conoscete, provate a cercare. Bill Hicks. Alcuni suoi spettacoli sono oltre i limiti e probabilmente alcune sue battute vi provocheranno disgusto. Ma questo non sminuisce la mia convinzione che Bill Hicks sia stato, nel settore della comedy americana, l'equivalente di Jim Morrison nel settore della musica. A Bill piaceva concludere i suoi show, sempre ricchi di spunti, con una frase. Grazie, ma tenete presente che, io, qui, sto soltanto cercando di spargere dei segni. Forse, un giorno, riusciranno a radicare. Ciao! Stiamo vivendo un momento storico importante, segnato da cambiamenti sociali di portata mondiale, ma non ce ne rendiamo conto. Siamo testimoni di questi avvenimenti, ma siamo testimoni ciechi e sordi. Forse è meglio dire che siamo accecati dalle luci del mondo, e siamo immersi in un costante rumore di fondo, impercettibile, ma assordante. Un giorno, nel futuro, qualcuno, quando leggerà nei libri di storia quello che è accaduto in questi giorni, riderà di noi, della nostra ingenuità, oppure proverà pietà per noi, per gli stessi motivi. Se volete capirmi meglio, può essere utile informarsi sulla storia dei robber barons,
i baroni predoni, e noterete da subito che, un secolo fa, il popolo si è trovato in serie difficoltà, simili a quelle che abbiamo noi oggi. Si sono verificati episodi di violenza tremendi, che non vi voglio riferire, cercate in rete, i video sono disponibili, principalmente in lingua inglese, ma ci sono anche video in italiano. Se volete conoscere cosa ci riserva il futuro, è sufficiente guardare al passato, mi pare che lo abbia detto Buddha. Non importa chi lo ha detto. Se in passato, a seguito di una crisi economica, si sono verificati episodi di violenza, cosa pensate che succederà se, in futuro, ci sarà una crisi economica peggiore di quella che c'è stata nel 1929? Pensate che, questa volta, la gente che non ha da mangiare, starà a casa, a lasciarsi morire di fame? Cosa faresti, tu, in una situazione estrema? Facciamo una simulazione mentale. Immagina che, a causa della crisi, nei supermercati non ci sia più niente da mangiare. Nessun servizio funziona più. Niente autobus, niente lavoro. I panifici che pagano le guardie armate per paura degli assalti da parte dei più disperati. Probabilmente il mercato nero venderebbe carne di cane e di gatto ad un prezzo più alto della carne di unicorno. Qualunque individuo allo stremo delle proprie forze, tormentato dalla fame, è naturalmente disposto a fare qualunque cosa, se questa gli può portare del cibo. Se volete, potete guardare a cosa sta succedendo negli Stati Uniti, proprio in questi giorni. USA Today dice, fra le varie notizie, che, in America, un minorenne su 5 non riesce ad avere pasti giornalieri regolari. La nazione si trova ad avere a che fare con una carenza di cibo, che non ha mai avuto precedenti. Il numero di persone che perdono la casa aumenta ad un ritmo del 12%, mai registrato prima. Il Daily Mail dice che nelle grandi città i furti sono aumentati. A New York circa del 64%, a Los Angeles del 61%. Ogni giorno, sempre più americani perdono il lavoro e, di conseguenza, vanno ad ingrossare l'esercito del mondo del crimine. Penso che sia importante guardare cosa succede in America, perché così abbiamo la possibilità di prevedere come sarà l'Europa tra 20 anni. Spero di sbagliarmi. Mi sono appena reso conto del fatto che ho inserito molti dati negativi in questo video, e mi sento obbligato a ricordarvi che io non vi voglio mettere di malumore. Il mondo non è tutto nero e triste, come l'ho dipinto io. Il mondo è meraviglioso, nonostante tutto l'impegno che il nemico impiega a distruggerlo, inquinarlo e sfruttarlo. A questo proposito, pensate al fatto che, nel mondo, mentre la gran parte di persone cerca di sopravvivere, sono all'opera macchine, che costano centinaia di milioni di dollari, capaci di mangiarsi, in un boccone pezzi di montagna grandi come un appartamento, oppure, altre macchine scavano dei buchi, da cui estrarre le materie prime, e così via. Quel che rimane, dopo lo sfruttamento, è un ambiente innaturale, composto da materiali di scarto, spesso scarti tossici, e la zona resta sterile e pericolosa, velenosa, per migliaia di anni. Se questo fosse il film Matrix, questa sarebbe la scena che precede il salto. Cosa rappresenta il salto? Non si tratta, semplicemente, per esempio, di smettere di essere cattolici, per poi convertirsi ad un'altra fede. Saltare non significa che, da domani, il mondo ti darà tutto quello che vuoi. È proprio il contrario. Saltare vuol dire smettere di vivere una confortevole illusione e camminare coi piedi ben saldi nel mondo reale, in cui c'è tanto lavoro sporco da fare. Saltare vuol dire prendere coscienza del fatto che, ognuno di noi, ha la potenzialità di poter influenzare il corso del proprio destino, agendo sul presente. Molte volte penso al percorso di crescita spirituale dell'essere umano, e lo paragono al ciclo di vita di una farfalla. Il bruco mangia e cresce, ad un certo momento della sua vita, si costruisce uno scudo, la crisalide, in cui si nasconde, per uscirne completamente trasformato, regalando al mondo uno spettacolo di colori quasi magico. Il ricercatore divora i libri, che vanno a formare un guscio protettivo, sta da solo, come un eremita, e quindi, lascia maturare le conoscenze acquisite, per poi uscire dalla crisalide, e regalare al mondo i colori magici della conoscenza. Vorrei chiudere questo video con una bella frase, però non è così semplice. Centinaia, migliaia di pensatori, ricercatori, scrittori, prima di me,
hanno già utilizzato le citazioni più famose, i pensieri più profondi. E io ho la sensazione che, se anche dovessi scrivere una bella citazione, voi la avete già sentita da qualche altra parte. Questo mondo è come una foresta magica, in cui noi vaghiamo, a volte, un po' a caso. Camminiamo attraverso sentieri che, spesso, sono fatti di aria e fantasia. Ognuno di noi porta con sé una borsa, dentro a cui mette i frutti e le gemme che raccoglie lungo il percorso. Sono tutte le conoscenze acquisite durante il cammino individuale. Ognuno di noi porta con sé informazioni uniche. Condividere le informazioni con altri ricercatori permette di moltiplicare le possibilità di applicazioni. Questo, secondo me, equivale a quello che io chiamo sano progresso. Vi ringrazio, sinceramente, per aver guardato questo mio video. Vi voglio salutare con una serie di pensieri, alcuni dei quali sono miei, spero vi faccia piacere sentirli. Gandhi diceva: il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. Il buddismo dice: non esiste una via per la pace è la via. Io dico che la condivisione è la chiave che ci può consentire di aprire il lucchetto delle nostre prigioni mentali. La condivisione è la via. Consigli per il cammino. La vita è un viaggio di scoperta, mentre viaggiamo attraverso la vita. Ecco alcuni consigli da tenere a mente. Continuate a fare domande. La curiosità è la chiave per la crescita. Non smettete mai di porvi domande sulla vita, sul mondo e su voi stessi. Coltivate l'amore e l'empatia. Le relazioni significative arricchiscono la nostra esistenza. Coltivate l'amore per gli altri e praticate l'empatia ogni giorno. Accettate l'incertezza. La vita è più ricca di incertezze che di certezze. Imparate ad abbracciare il mistero e a trovare bellezza nell'ignoto. Siate gentili con voi stessi. L'amore per se stessi è fondamentale. Accettate i vostri difetti e lavorate per migliorarvi, ma sempre con gentilezza. L'esploratore interiore viaggia nell'oceano dell'anima, guidato dalla curiosità, e ogni scoperta è una perla di saggezza, un tesoro senza fine. Nell'archivio infinito della conoscenza, la curiosità è il custode segreto, e la scoperta è la chiave che apre le porte per rivelare nuovi orizzonti di sapere. La curiosità è la stella del viaggiatore dell'universo mentale, e la scoperta è la sua costellazione personale, che lo guida attraverso la notte dell'ignoranza. Infine, voglio condividere un messaggio di empatia. Siamo tutti viaggiatori, in questo mondo, alla ricerca del significato e della realizzazione. Attraverso le sfide e le gioie, condividiamo una connessione umana profonda. Che siate soli, o circondati da amici e familiari, sappiate che non siete mai veramente soli. Siamo tutti insieme, in questo viaggio. Grazie per essere stati con me in questo percorso. Spero di essere riuscito a contribuire alla vostra ricerca del significato della vita e della realizzazione individuale. Vi auguro che la vostra sete di sapere si accenda, o che si rinforzi, e che possiate trovare gioia e ispirazione lungo il vostro cammino di ricerca personale. Grazie a voi tutti, con affetto. Un saluto. Kat. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, e della serie Oz, video nei quali ho condiviso con voi alcune mie esperienze personali, ottenute durante un lungo viaggio, attraverso le profondità della conoscenza e della riflessione. Abbiamo toccato argomenti che spaziano dalla storia antica alla filosofia contemporanea, esaminando la natura umana, il potere, le sfide sociali e le potenzialità della conoscenza. Questa serie di estratti, parte di un articolo più ampio, ha tentato di offrire uno spunto per approfondire la comprensione del mondo che ci circonda. In quest'epoca di rapido cambiamento e sfide globali, è fondamentale esplorare diverse visioni, porre domande e cercare risposte. Vi invito a unirvi a me in questo viaggio verso la scoperta, la comprensione e la condivisione del sapere. Nel corso di un'esplorazione incentrata sull'esperienza autentica e coinvolgente, sono emerse una serie di riflessioni cruciali e analisi dettagliate.
Questo viaggio, condotto attraverso una serie di approfondite indagini, ha posto l'accento sulla rilevanza di attribuire valore al contenuto stesso, sovrapponendo la sostanza alla forma esteriore. Durante questa esplorazione, è emersa l'indispensabile necessità di trasmettere messaggi autenticamente significativi, con l'intento di stabilire connessioni sincere e profonde con il pubblico. Questa ricerca ha offerto l'opportunità di mettere in evidenza l'urgenza di offrire contenuti autentici, pertinenti e d'impatto, sposando armoniosamente la creatività con la sostanza. L'essenza di questa esplorazione risiede nell'imperativo di aprire una finestra sull'ampio panorama della conoscenza umana, incoraggiando riflessioni profonde e stimolanti, adottando un approccio che superi la mera superficialità. Il viaggio alla ricerca dell'autenticità. Nel quadro d'insieme, emerge con chiarezza l'insostituibile importanza di unire passione e autenticità nella condivisione di contenuti intrinsecamente significativi, inducendo così una trasformazione, tangibile e incisiva, nell'esperienza di chi ha occasione di fruire di questo lavoro. L'esplorazione di queste tematiche ha sottolineato una verità fondamentale: la sussistenza di un legame imprescindibile tra autenticità, valore dei contenuti e impatto sull'esperienza del fruitore. Grazie per esservi uniti a me in questo cammino. Continuate a esplorare, interrogarvi e condividere, poiché è attraverso questo processo che possiamo sperare di arricchire la nostra comprensione e scoprire nuovi orizzonti. Grazie a tutti voi. Pace. Ciao. Kat.